Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Grazie. Abbiamo la carta della forza. Amici della Vergine, si parla di un periodo dove si lavorerà o ci si focalizzerà sulla forza di volontà, sulla forza morale anche che uno ha, no? La forza normalmente parla di coraggio, di apertura del cuore. È una carta che io sento molto associata al terzo e al quarto chakra. Wow! Mindfulness. Ed è proprio quello che ci vuole con la carta della forza. Il mindfulness è, come vi posso dire, la capacità di controllare la mente, i pensieri, la capacità di trovare una pace interiore, una pace mentale. Interessante, qui si parla di sviluppare, secondo me, la forza di volontà. Per qualcuno si tratta di sviluppare la forza di volontà nel meditare, vi dirò. Perché comunque la meditazione aiuta a trovare quella pace mentale, quello spazio tra un pensiero e l'altro, diciamo così, dove può arrivare, dove si può canalizzare la risposta ai vostri problemi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, sono letture generali, potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se per caso, scusate, volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Se poi volete contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Partiamo con la carta del diavolo, amici della Vergine. Carta intensa, carta comunque che parla di un qualche tipo di energia bloccata, un po' stagnante, magari molto densa, fa riferimento a delle schiavitù molte volte volontarie, possono essere dipendenze, possono essere anche circostanze che vi fanno sentire un po' in gabbia, un po' bloccati, diciamo così. Però ripeto, normalmente quando c'è la carta del diavolo è perché sono circostanze eh, che voi volete accettare, ok? Andiamo avanti, abbiamo un fante di denari e la carta dell'imperatrice. Il fante di denari è una carta che parla di studio, di qualcuno che si applica con tutto se stesso a qualche progetto, a qualche idea, appunto a qualche studio. Potrebbe anche fare riferimento a una persona giovane, magari a qualche figlio, che è intorno a voi in questo momento. La carta dell'imperatrice potrebbe essere qualche figlio, perché in effetti abbiamo la carta dell'imperatrice di fianco. Si parla di voler, scusate, di voler gestare qualche tipo di progetto, qualche tipo di idea. Mm, si vuole prosperare qui in qualche modo, ma avendo questo 5 di coppe c'è un senso di colpa qui. Qualcuno si è pentito, si sta pentendo o potrebbe aver paura di pentirsi nel fare una determinata scelta, un determinato passo. Di nuovo abbiamo la carta della forza, la carta del giudizio, abbiamo tanti arcani maggiori in questa stesa, una lettura piuttosto importante, diciamo, a livello di energia. La forza, come vi dicevo già all'inizio, sento che sarà un prendere consapevolezza, un prendere le redini della situazione e effettuare qualche tipo di scelta. Attraverso quello che è la forza di volontà arriverete alla presa di consapevolezza di cui vi parla il giudizio. Il giudizio è la rinascita, è il risveglio da quello che era un sonno, se vogliamo, il sonno del diavolo. Diciamo che è un po' come se ci fosse il basso astrale e l'alto astrale, ok? Quindi le energie un po' più dense e le energie un po' più illuminate, un po' più leggere, leggiadre.
Andiamo a vedere, terminiamo con un fante di bastoni, quindi qui si tratta di metterci entusiasmo e anche un po' di amor proprio, io direi, perché il fante di bastoni comunque ha sempre un'energia di una persona un po' egoista, ma essendo vicino al giudizio non lo sento così tanto negativo, sento più che è una cosa focalizzata sull'amor proprio, sul metterci entusiasmo in quello che si fa, sul rivolgersi verso l'interno, verso se stessi. Questa figura ha gli occhi chiusi, quindi si sta appunto rivolgendo verso l'interno. Andiamo a vedere carta per carta che cosa vi dicono. Fatemi vedere il diavolo per piacere, grazie. Abbiamo il Papa e una regina di spade. Sento che questo tipo di schiavitù che sentite riguarda un gruppo sociale, quindi potrebbe essere un gruppo di lavoro, potrebbe essere un gruppo di amicizie o anche il gruppo familiare, per molte persone potrebbe rappresentare il matrimonio. mm. La regina di spade denota una sorta di un'energia un po' fredda, un po' controllata se vogliamo, un po' distaccata. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un re di bastoni e la carta del sole. Sì, per molte persone fa riferimento a un figlio, questo fante di denari, probabilmente ci sono dei figli di mezzo. Per qualcun altro invece è un punto d'arrivo, un obiettivo, c'è comunque un obiettivo in tutta questa situazione o questa relazione che voi volete eh, far nascere o volete espandere. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 7 di coppe al contrario, un 3 di coppe al contrario. È interessante. Interessante perché 7 di coppe parla normalmente delle proiezioni, o del fatto che non si vedano possibilità, visto che giustamente è al contrario. E poi c'è un 3 di coppe. Per questo gruppo di cui si parlava potrebbe fortemente essere un gruppo di amici, qualcuno che vi condiziona, un gruppo sociale, potrebbe anche essere una religione che vi condiziona, perché comunque qui abbiamo il Papa. O potrebbe far riferimento il Papa. Abbiamo anche la regina di denari, potrebbero essere comunque due personaggi molto influenti in quello che è questo gruppo di persone che tendono appunto a condizionare tanto, o voi comunque vi fate condizionare. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un asso di spade al contrario e il matto al contrario. Si ha paura a comunicare qualcosa, io credo qui. Manca un po' di fiducia in se stessi, nell'essere in grado di fare un tipo di comunicazione o di rivelare a se stessi qualche tipo di verità, ok? Qui si è perso fiducia in qualcuno o in qualcosa, in qualcuno che potrebbe anche essere se stessi. Andiamo a vedere la forza, perché qui si parla di coraggio, ragazzi, di forza di volontà, qui si tratta di fare una scelta e andare avanti. È una carta molto maschile, parla proprio del divino maschile, del ok, io decido quello e vado avanti per quella strada lì, punto, e non c'è niente che mi può muovere. E avete anche 6 di bastoni, che tra l'altro è la carta del riconoscimento, che è un po' la stessa energia del Papa, e l'8 di spade. Sì, credo che molto faccia riferimento a quello che è la vostra idea, alla vostra... Sì, qui vedevamo che c'era una sorta di sfiducia, di paura, di senso di colpa e qui con l'otto di spade sento che molte persone si stanno facendo più problemi di quelli che in realtà dovrebbero e potrebbero farsi, insomma. È una gabbia mentale la vostra, ma lo vediamo già qui con la carta del diavolo, è proprio di quello che si tratta, il condizionamento mentale. Andiamo a vedere il giudizio perché arriva il risveglio, l'imperatrice al contrario, il fante di bastoni al contrario, vi faccio notare. Arriva il risveglio probabilmente su quello che è il vostro modo di vivere questa gestazione, questo progetto, questo desiderio che avete e sul fatto che dovete dare di più a voi stessi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario e un 8 di pentacoli al contrario. Qui è l'azione,
che deve essere migliorata, aumentata nella vita quotidiana, sento, perché l'otto di pentacoli parla sì di lavoro, ma anche di vita quotidiana, di qualche cosa che viene fatto con costanza. Qui è un dedicarsi a se stessi, è come la goccia d'acqua che buca il vaso, che buca il sasso, no, il vaso. Poco tutti i giorni, costantemente. Deve essere un'attenzione quotidiana. Arriverà, arriverà. C'è il giudizio, c'è la presa di coscienza, arriverà questa pace mentale. Perché? Perché quando arriva il giudizio c'è la presa di consapevolezza, c'è il rendersi conto di un mondo un po' più esteso. Si vede le cose si vedono le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi vogliono dire. Il compromesso è momento per momento. Sono due carte di denari. Il compromesso è un 6 di denari, parla del giusto equilibrio. E il momento per momento è quella quotidianità, quel giorno per giorno di cui vi parlavo con l'otto di pentacoli. Si sono girate anche queste carte e io ve le leggo. Abbiamo la mente, il controllo, il mutamento e la morale. Vi faccio notare queste tre. Fante di spade, re di spade, regina di spade. La morale la posso, che la regina di spade ce l'avete qui, la sento molto collegata con il papa, il controllo che è il re di spade con la regina di spade e poi abbiamo il fante di spade che è collegato, dov'è che l'avevo visto? Con l'otto di spade perché è un'energia che implica una contorsione della mente e qui abbiamo mindfulness. Si tratta di fare chiarezza mentale, ragazzi. Abbiamo anche la ruota della fortuna che è il mutamento, il cambiamento. Qui c'è da cambiare l'attitudine mentale, c'è da fare un lavoro su quello che è il bambino interiore, con moderazione sento. Piano piano, giorno dopo giorno, nella quotidianità, darvi una parola buona giorno per giorno, in modo da uscire da questa sorta di controllo e di morale che vi sta attanagliando veramente la mente. C'è comunque la presa di consapevolezza. Quello che vi gioca un brutto scherzo è la mente. Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli, vediamo che messaggio finale vi vogliono dare. Due messaggi. Trascendenza, guardate, trascendi i limiti della tua mente, la morale, le leggi morali, anche quelle di chiesa, la religione, come vi dicevo prima, qui c'è qualche cosa che vi fa sentire incastrati. Secondo me è qualche credenza che probabilmente non siete consapevoli. Può essere davvero un matrimonio per qualcuno dentro il quale vi sentite incastrati. Però qui avrete poi la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È il controllo. State controllando troppo, troppo, secondo me, i vostri sentimenti. State scendendo a compromessi. E considerato che c'è un diavolo all'inizio, sento che è una cosa che vi sta diventando pesante. Voi in realtà avreste bisogno di espandervi, ma arriva quello che è il mutamento, arriva quello che è il prendere in mano le redini della vostra vita. E permetti alla tua vera luce di brillare. Questo si raggiunge solo quando c'è un sentimento di pace, un sentimento no, un equilibrio mentale, una pace interna. E poi abbiamo la carta di intuizione. Abbi fiducia nella tua intuizione. È stata guidata
per darti le risposte che stai cercando. Quindi fidatevi di quello che è il vostro lato femminile. Qui abbiamo la carta dell'imperatrice che appunto corrisponde al divino femminile. Per le paure che per le persone mi incarto oggi. Per le persone che hanno paura di pentirsi nell'effettuare quella scelta che dovete effettuare con la forza fondamentalmente, ok? Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!